Oggi sfatiamo un mito. La pratica non rende perfetti. Qualche giorno fa ho ricevuto un commento con una domanda bellissima che dice: come notare i progressi da autodidatta? E come fare se questi progressi non sembrano esserci? Imparare da autodidatti è un percorso bellissimo ma anche molto insidioso, perché semplicemente quando si è da soli tutti gli ostacoli che ci si pongono davanti dobbiamo affrontarli con le nostre forze e con la nostra capacità di ingegnarci. Senza una guida è molto più difficile affrontarli e molto spesso rischia quello di ristagnare in una stabilità senza progresso, oppure nel peggiore dei casi mollare tutto. Nel video di oggi vi spiegherò come tenere traccia dei vostri progressi da disegnatori o pittori autodidatti e cosa fare quando vi sembra di non riuscire più a migliorare. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Valeria, in arte Vale Sotela, e qui su YouTube vi parlo di disegno, pittura e vi condivido il mio percorso come pittrice. In questo video parliamo di un argomento interessantissimo, specialmente per chi sta ancora imparando a disegnare o a dipingere e lo sta facendo da autodidatta. Anche io, nonostante abbia fatto 10 anni di scuola d'arte, posso dire di aver imparato a dipingere da autodidatta, quindi vi capisco, e oggi sono qui per darvi dei consigli utili per trovare sempre una fonte di miglioramento nel vostro percorso. Prima di incominciare non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto al video per non perdere ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Se stai imparando a disegnare o a dipingere da autodidatta, lo sai, non è affatto semplice. Quando vogliamo imparare qualcosa di complesso come disegnare o dipingere, ci troviamo davanti tante sfide tecniche di natura diversa ed è facile rimanere sopraffatti se cerchiamo di affrontarle tutte quanti da soli. Molti si fermano in partenza perché non sanno proprio da dove partire, altri iniziano, si rendono conto che i loro disegni non vanno bene, ma non riescono a capire dove stanno sbagliando, ancora meno come fare a risolvere il problema. Guardandoci in giro, come sempre pare che tutti gli altri siano più bravi, più giovani, più svegli e migliori di noi, e questo vi assicuro che capita tutti i giorni anche a me, e quindi diventa davvero facile perdere l'entusiasmo e scoraggiarsi, anche perché molto spesso il percorso degli autodidatti è solitario, magari con davanti un computer con dei tutorial o un libro, oppure condividendo le proprie creazioni sui social, ma comunque l'autodidatta tendenzialmente affronta le sue difficoltà in solitudine. E quando siamo soli, lo sappiamo tutti, diventiamo ancora più vulnerabili di fronte alle nostre paure e insicurezze. Avere una guida, avere il supporto di qualcuno diventa ancora più importante. Ci pensa Vale Sotela. Ho già creato un video per gli autodidatti in cui vi spiego 3 metodi efficaci e collaudati per riuscire a progredire con le tue capacità tecniche in disegno e pittura. Te lo lascio linkato qui in alto a destra. In questo video però trattiamo un argomento specifico più particolare, ovvero come riuscire a tenere traccia dei tuoi progressi da autodidatta, come riconoscerli se ci sono, e poi in un secondo tempo capiremo come fare se questi progressi non sembrano esserci. Il primo consiglio che ti do per tenere traccia dei tuoi progressi è di fare i tuoi esercizi e i tuoi disegni su uno sketchbook che ti accompagnerà nell'arco di un certo periodo di tempo. Insomma, dipende da quanto spesso riesci a disegnare e quanto riescono ad essere lunghe le tue sessioni di disegno. Dipende anche da quanto sono grandi i tuoi disegni. C'è chi fa dei disegni piccolissimi, c'è chi occupa 2 pagine A4 all'interno di uno stesso taccuino. Quello che è indubbio però è che il tuo taccuino, accompagnandoti in un arco più o meno lungo di tempo, traccerà anche i segni del tuo progresso, perché è come una sorta di diario creativo. I miei consigli riguardo al tenere uno sketchbook sono: innanzitutto cerca di disegnare aprendo sempre una nuova pagina senza andare a giudicare o a guardare quello che hai fatto nelle pagine precedenti. Questo dipende anche molto dalla tua personalità e dal tuo rapporto con l'autocritica. Se tendi ad essere una persona che si giudica molto aspramente, cerca di non riguardare i disegni vecchi, ma di guardare sempre alla pagina nuova, al prossimo disegno che farai. In questo modo riuscirai a concentrarti di più sul processo e meno sul giudizio dei tuoi risultati precedenti. Il mio secondo consiglio riguardo allo sketchbook è di tenertelo per te. Il tuo sketchbook può essere veramente il tuo luogo privato, il tuo luogo segreto dove esercitarti e anche sbagliare, dove avere anche i tuoi momenti no.
ed è molto difficile affrontare questi momenti no da soli, figurarsi quando li mettiamo di fronte a qualcun altro. Ricordati che non sei obbligato a far vedere quello che realizzi alle altre persone, anche se con tutto il bene, la migliore intenzione del mondo qualcuno ti chiede posso vedere, non devi sentirti in colpa a dire di no, a proteggere la vulnerabilità dei tuoi primi sbagli, dei tuoi primi esercizi. Se te lo tieni per te sarà molto più facile andare avanti e soprattutto sarai molto più oggettivo per quello che è il tuo criterio qualitativo nel riguardare poi ai tuoi esercizi e cercare di capire se c'è stata un'evoluzione e in quale direzione stai andando. Un altro consiglio che posso darti riguardo allo sketchbook è, per quanto può essere difficile, non strappare le pagine. Lo so benissimo, io sono una che inizia gli sketchbook e si ferma quasi sempre alla quarta o alla quinta pagina. Non ho mai finito uno sketchbook in vita mia proprio per l'ansia da prestazione che mi danno questi cavolo di sketchbook. Sono una perfezionista incallita e quindi non riesco a concepire il fatto che se qualcosa mi viene male rimarrà lì per sempre. So però benissimo che questo non è un atteggiamento costruttivo, perché stare di fronte alle proprie giornate no, ai propri disegni brutti è quello che ci aiuta ad avere più consapevolezza del fatto che quello che conta è l'intero percorso e che un disegno brutto, una giornata no, non definisce il nostro percorso per intero come artista. È una cosa che anche io devo imparare, sono ancora umana, anche se faccio l'insegnante di disegno e pittura da diversi anni, anche io ho ancora i miei punti di miglioramento, quindi questo lo dico a tutti e due. Un'altra cosa molto carina che puoi fare è mettere la data di fianco alle pagine dello sketchbook o di fianco ai tuoi disegni. In questo modo avrai una maggiore consapevolezza del passare del tempo quando andrai a riguardare il tuo sketchbook. Infine, se seguirai tutti questi miei consigli, quando avrai finito il tuo sketchbook potrai ritornare a sfogliarlo di nuovo e riscoprire quali erano i tuoi primi risultati. Andando poi a confrontarli progressivamente con quelli che vengono nelle pagine dopo, ti renderai conto che non esiste una curva progressiva che va verso l'alto, ma i tuoi disegni saranno più o meno così. Magari hai una giornata di disegni riusciti, può seguire una giornata di disegni terribili ed è perfettamente normale. Lo sketchbook ti aiuta proprio ad entrare in questa mentalità del percorso. Il mio secondo consiglio è quello di circondarti di ispirazione e motivazione di qualità. Mantenere sempre acceso un sano livello di ispirazione è fondamentale per mantenere viva la tua creatività e la tua curiosità nel fare arte. Il percorso da autodidatta è delicato e bisogna quindi cercare di tutelarlo il più possibile da quelle paure o quelle insicurezze che possono andare a minarne la salute. Coltivare invece la curiosità, l'interesse, la voglia di fare e di provare ti aiuta tantissimo a riscoprire e mantenere vivo l'aspetto giocoso del fare arte e di conseguenza riuscirai a sperimentare molto di più, ad accettare meglio i tuoi errori, che è naturale che ci siano principalmente all'inizio, e ad affrontare con una risata, diciamo così, le tue difficoltà, le tue incertezze iniziali. Anche per questo è molto importante lavorare sulla propria motivazione, sulla propria intelligenza emotiva, in modo da riuscire a percepire e accettare saggiamente le difficoltà che naturalmente incontrerai nel tuo percorso. Imparare l'autodidatti significa andare un po' alla cieca, oppure se hai dei consigli tramite libri o tutorial, comunque hai degli spunti buttati qua e là che però non sono un vero e proprio percorso, non sono una guida, ma sono degli indizi, e quindi è un po' come fare una caccia al tesoro, quindi è naturale perdersi ogni tanto e avere una buona fonte di motivazione costante, ma soprattutto coltivare la propria autostima, la propria sicurezza e il proprio divertimento in quello che si fa ci aiuta ad affrontare meglio tutto questo percorso, perché all'inizio può anche essere facile, ma dopo un po' diventa sempre più difficile mantenere viva quella spinta, quella curiosità, che però richiede una manutenzione costante. Tutto questo possiamo riceverlo da libri, che siano romanzi, che siano saggi sull'arte, sulla percezione. Andiamo anche un po' oltre al classico libro per imparare a disegnare. Ci sono tantissimi libri interessantissimi su un'infinità di argomenti che, anche se non trattano l'arte o il metodo creativo, possono comunque aprirti la mente e ispirarti in modi inaspettati. Ma anche film,
musica, luoghi naturali che ti piacciono e che ti fanno sentire vivo, che ti ispirano, e anche magari un circolo artistico se riesci a trovare un punto di ritrovo per creativi vicino a casa tua, che sia un laboratorio di ceramica, che sia un posto per anche solo disegnare una sera alla settimana. Frequentare questi spazi, questi ambienti o questi stimoli creativi ti aiutano a nutrire in positivo la tua ispirazione, la tua creatività anche quando non stai disegnando. Questo perché accanirsi solo sul disegno, continuando a affrontare le proprie difficoltà e i propri limiti, certo può essere un modo per capire meglio come decostruire i propri errori, i propri sistemi sbagliati per disegnare o per rappresentare qualcosa, ma accanirsi può anche avere un effetto controproducente, ed è anche questo uno dei tanti motivi per cui, lo ribadisco, la pratica non rende perfetti. Fare e rifare tantissime volte un qualcosa, specialmente se lo facciamo da autodidatti, non tanto ci aiuta a diventare più bravi nel fare quella cosa, perché difficilmente riusciamo a scoprire informazioni nuove rifacendo sempre la stessa cosa allo stesso modo. Piuttosto ci rende più veloci a fare quella cosa, e se stiamo facendo quella cosa in un modo sbagliato ci rende quindi più veloci a fare quell'errore e ci rende anche più inconsapevoli mentre lo stiamo facendo. Ce lo rende una sorta di automatismo, e questo è un grande tranello, perché quando facciamo qualcosa in automatico, senza pensarci perché l'abbiamo fatto tante volte, diventa un meccanismo ancora più difficile da smontare e da correggere. Proprio per questo il mio terzo consiglio è quello di valutare, almeno per partire con il piede giusto, di seguire una guida che ti possa accompagnare passo passo negli stadi iniziali del tuo percorso nell'imparare a disegnare o a dipingere. In questo modo, con una guida, riuscirai a saltare a pie pari tutti quegli errori in cui inciampano i principianti che una guida non ce l'hanno, perché è naturale che se io non so come fare qualcosa, inevitabilmente le provo tutte e provo anche delle strade sbagliate, tante strade sbagliate prima di trovare quella giusta. Con una guida invece tutto diventa molto più semplice e veloce in quelle fasi critiche dell'inizio che determinano se poi una persona continuerà a fare quella cosa o meno. Questo è un fenomeno assolutamente naturale. Tendiamo, specialmente da adulti, a fare quelle cose che sappiamo che ci vengono bene, che ci fanno sentire bravi, che ci danno autostima. I bambini sono molto più bravi in questo perché non ci pensano a tutte queste complicazioni, fanno quello che gli piace e si divertono e basta. Noi adulti abbiamo un po' di pensieri in più e quindi se qualcosa ci viene male 1, 2, 3 volte tendiamo a pensare che non fa per noi, non siamo abbastanza bravi, c'è qualcuno di meglio di noi e quindi molliamo. In queste fasi iniziali quindi avere una guida che ci aiuta a fare quelle cose bene ci aiuta anche poi a lungo andare a prendere il volo da soli e andare avanti in autonomia. È proprio con questo in mente che ho creato i miei corsi di disegno e pittura base, per dare la possibilità a chiunque, anche a chi pensa di non avere la mano o di non avere talento, a imparare tutte quelle nozioni, quei metodi, quegli esercizi e quelle tecniche che comunque sono facili ma che se non le sai non sai proprio come inventartele, che permettono a chiunque di riuscire a disegnare o a dipingere qualsiasi soggetto in modo realistico. Qui sotto nella descrizione del video trovi il link al mio corso di disegno base, che è il mio corso best seller che in più di 3 anni ha aiutato oltre 2000 studenti a imparare a disegnare anche se partivano da zero. Trovi anche qui sotto il link al mio corso di pittura, se è quello che preferisci imparare, dove ti insegnerò tutto ciò che devi sapere su come gestire la pittura a olio, le stratificazioni, i suoi materiali e anche la teoria del colore. In questi anni ho aiutato davvero tantissimi studenti a rivoluzionare la loro arte attraverso i miei corsi e queste sono le loro testimonianze. Se vuoi essere dei nostri, trovi i link qui sotto e se hai domande puoi contattarmi al mio indirizzo email. Sarò felice di risponderti. Il mio quarto consiglio so che ad alcuni non piace, però è necessario, non sono qui per dirvi le bugie o per indorarvi la pillola. Dovete partire da cose semplici. È ovvio che se non hai mai disegnato o hai disegnato pochissimo oppure non disegni da 10 anni, non ti verrà bene un ritratto super realistico a mano libera. È naturale che sia così. È molto più probabile che ti venga bene una mela o una cipolla. All'inizio tutti vogliono fare i ritratti e non ti sto dicendo che non devi disegnare i ritratti se parti da zero.
Ti sto dicendo, prova, disegna, divertiti, poi guarda quello che hai fatto e chiediti com'è andata. Se il risultato ti sembra un disastro, passa a soggetti più semplici. Non c'è niente di male, partiamo tutti disegnando le sfere e i cubi. È lì che si costruisce una solida base che poi potrai riutilizzare per disegnare tutto il resto. Il mio consiglio è di scegliere un soggetto, va benissimo anche un'immagine, ma di qualcosa di molto semplice, come una natura morta, un bicchiere, un piccolo vaso con un fiore. Qualcosa che riesci a disegnare nell'arco di un'ora, massimo 2. E poi, senza farti troppe domande, dai il massimo e disegnalo meglio che puoi. Una volta che l'hai finito, conservalo fuori dalla vista, non dimenticarti dove l'hai messo però, e poi dimenticati di quel disegno. Nelle settimane e nei mesi successivi continua a disegnare e ad esercitarti e poi 6 mesi dopo rifai quello stesso disegno senza guardare al primo che hai fatto. Anche questa volta dovrai impegnarti al massimo delle tue capacità. Poi quando hai finito tira fuori il vecchio disegno, mettilo di fianco a quello che hai fatto dopo 6 mesi, confronta i due disegni e guarda se e cosa è cambiato. Chiaramente la tecnica e la dimensione e il supporto devono essere esattamente gli stessi. Non puoi attribuire la differenza a una carta più bella o alla dimensione del disegno. È importante che esca fuori la differenza nella tua mano. Questo esercizio, se lo fai circa ogni 6 mesi, sarà veramente il tuo test per misurare concretamente i tuoi miglioramenti. Questo è uno dei modi migliori per tenere traccia dei tuoi progressi da autodidatta. Potresti anche prendere appunti o segnarti che cosa hai migliorato per capire quali sono quelle difficoltà che sei riuscito a risolvere e notare invece quali sono quegli errori che rimangono e che persistono e che quindi sono quegli aspetti su cui continuare a lavorare. Il mio quinto consiglio è quello di fare le autocorrezioni dei tuoi disegni. So che è molto difficile riuscire a vedere con un occhio oggettivo e distaccato le proprie opere, ma è molto importante riuscire ad allenarsi in modo da poterlo fare, specialmente se sei autodidatta, perché effettuare le autocorrezioni dei tuoi lavori è il modo più chiaro ed efficace per scoprire i tuoi errori ricorrenti per poi andarli a correggere. Ad esempio, potresti renderti conto che quando disegni qualcosa tendi a fare tutto un po' più largo, un po' più ovale di come è nella realtà. Oppure potresti renderti conto che hai una linea di contorno molto pesante o che fai le ombre molto chiare. Qualunque sia l'errore ricorrente che trovi, è importante combatterlo con degli esercizi mirati. Quindi, ad esempio, se vai tutto molto allargato, puoi fare l'esercizio di disegnare solo cose molto lunghe e strette, sforzandoti di farle più lunghe e strette di come ti verrebbe in mente di fare. Se fai i contorni troppo scuri, cercare di farli leggeri apposta e così via. La cosa importante però quando fai questi esercizi è prenderli per quello che sono, ovvero esercizi. Non guardare ai tuoi disegni come il tuo futuro capolavoro, perché quello è il modo migliore per rimanere scontenti. Non sai quando arriverà il tuo disegno migliore e probabilmente arriverà quando meno te l'aspetti. Pensa sempre che quello che stai facendo è uno dei tanti disegni che farai e in particolare questi che ti dicevo ora sono soltanto degli esercizi in preparazione poi dei tuoi bei disegni. Ricordati, non smetterò mai di dirlo, che quello che conta è il processo. Infine, se noti che non ci sono progressi visibili nei tuoi lavori, mi dispiace dirtelo, ma ti stai esercitando nel modo sbagliato. Sei in un vicolo cieco e bisogna tornare indietro e ripartire da capo. Come vi ho detto più volte in questo video, infatti, la pratica non rende perfetti. Quello che ti serve non è disegnare di più, non è leggere più libri di disegno, non è guardare più tutorial. Il mio sesto consiglio è quello di fare una pausa per prendere consapevolezza. Vi ho già parlato in un altro video che vi lascio linkato qui in alto a destra di quanto sia importante ogni tanto fare una pausa creativa per guardarsi intorno, per bloccare l'inerzia in cui inevitabilmente siamo e ponderare la situazione di fronte a noi. Se ti ritrovi che non stai migliorando, significa che stai andando avanti per inerzia, che stai facendo sempre la stessa cosa. Ecco, è importante fermarsi un attimo e ricalibrare il tutto, valutare la situazione per cambiare direzione. Quindi raduna tutti i tuoi disegni davanti a te e, un po' come ti ho consigliato di fare nel punto 5, osserva tutti i tuoi disegni e nota quali sono gli errori che ci sono sempre. Cos'è che è sempre sbagliato? Qualunque cosa disegni continua a non funzionare. Molto spesso le persone non riescono a capire cosa c'è che non va nei loro disegni, semplicemente perché ci sono tante cose che non vanno tutte insieme e viene difficile dividerle
e prenderle singolarmente. Magari sono sbagliate le proporzioni, magari la qualità della linea non è buona, i contorni sono troppo spessi, la linea è incerta, le forme sono tutte un po' tremolanti, oppure il chiaroscuro non è buono. Ci sono troppi segni visibili nelle campiture che impediscono la visione di un realismo generale. Il chiaroscuro è troppo chiaro o non ci sono abbastanza mezzi toni e c'è un contrasto troppo netto tra i chiari e gli scuri. Nei tuoi disegni non funziona l'anatomia, la composizione, non c'è la profondità. Segnati questi punti e prendi appunti. Scriviti delle note e analizza punto per punto separando tutti questi elementi che sono quelli che contribuiscono a creare un buon disegno. Tutti quelli che identifichi come errori, inizia a chiamarli in un altro modo, un modo un po' più amichevole, ad esempio punti su cui migliorare, e lavora su un punto su cui migliorare per volta, attraverso esercizi mirati, guardando come fanno i grandi maestri del Rinascimento o anche della contemporaneità, per capire come agire su ogni punto nello specifico. Io ti consiglio di riguardare questo video più e più volte nell'arco del tempo, perché ci sono un sacco di informazioni ed è facile che tu possa dimenticare qualche punto via via che vai avanti e ti eserciti. Il mio consiglio finale quindi è: esegui, analizza e ripeti, anche per quanto riguarda gli esercizi di questo video, e vedrai che alla fine i miglioramenti arriveranno. Se invece ti sembra un percorso troppo lungo da fare in solitudine, ti aspetto a braccia aperte nei miei corsi. Trovi i link qui sotto nella descrizione del video. Ora voglio lasciarti con una domanda: qual è la tua più grande difficoltà quando disegni o dipingi e come pensi di poterla risolvere dopo aver guardato questo video? Scrivimi tutto qui sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggerti. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto a questo video. Io ti ringrazio per essere stata con me fino alla fine e se vuoi rimanere con me ancora un po', adesso in sovraimpressione compariranno altri 2 miei video pensati apposta per te. Altrimenti ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!